Carissime, carissimissime amiche, carissimissimi amici, buongiorno dal vostro giocherellone che come al solito vi porta i videogiochi più belli del passato e del presente. Oggi ritorniamo a giocare a Ritorno al futuro, parte quarta, il vero quarto episodio di Ritorno al futuro. Il gioco si chiama Back to the Future, quindi Ritorno al futuro, The Game, ma in realtà è il vero e proprio quarto episodio. Iniziamo, riprendiamo a giocare e vediamo come aiutare Marty e Doc a risolvere i problemi del tempo. I need to get this subpoena into Arthur McFly's hands, so young Doc will have the time to help me bust old Doc out of jail. You have to deliver a lot of subpoenas? Father's always sending me out to do these dirty jobs. He wants to expose me to different kinds of people. All he's exposed me to is a lot of new curse words. Mirko Papella, buongiorno a te, il tuo amico giocherellone come al solito si alza di mattina e appena può inizia a streamare. Oggi Ritorno al futuro parte quarta, quindi buongiorno a te e prepariamoci a vedere come risolvere questi incredibili giochi. Il giocherellone è tornato, il giocherellone Mirko Papella è tornato e oggi ti porterà dei giochi sensazionali. Non posso dirti troppe cose perché saranno molti di questi videogiochi a te dedicati. If serving subpoenas is such dirty work, why don't you just say no? Look, what's the worst thing that can happen to me on this job? You could get shot. Yeah, well, believe me, that's nothing compared to what I'll get if I mouth off to my pop. Mirko Papella per così ti ho preparato già un gioco e dopo te ne preparerò altri 2 o 3, pensa un pochettino, quindi veramente tu lo sai, non ti lascio solo, ma soprattutto saranno giochi fatti con le uova, fatti con le penne, non ti posso dire altro. Any idea where we could find Artie? Not a jot. If only we had a way of tracking him. This subpoena's for Arthur McFly? Have you seen him? For a few seconds in the soup kitchen, but I think he's gone back into hiding. Brilliant deduction, Einstein. E Einstein giustamente il cane. What do you know about Arthur McFly? Certified accountant. Graduated Hill Valley 5 classes ahead of me. Seems like a nice fellow, actually. How did he get mixed up with a guy like Kid Tannen? Who knows? Sometimes people find themselves stuck in situations they can't get out of. Appunto. How about Kid Tannen? What do we know about him? He's loud, he's obnoxious, he's not very bright, and he doesn't like anybody getting in his way. Yep, that's a Tannen, all right. This might be a stupid question, but couldn't you have designed your rocket-powered drill to run on fuel that, isn't illegal? Illegal? What does law have to do with science? Science has its own laws. You, of all people, should know that. But couldn't you tweak your engine design a little so it runs on something else? Like what? I don't know, gas maybe? Gasoline? Yesterday's news. You'll see. By 1940, automobiles will all run on pure alcohol. Beh, non è proprio così. Some of us down at the patent office are wondering, what made you think of a rocket-powered drill? Ah, that'd be Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. It was a revelation. Yeah, that's kind of what we figured. Have you read The Time Machine? H.G. Wells? Not yet, but it's on my list. Or my name isn't... Michael Corleone! Yeah. Perfetto ragazzi, quindi dobbiamo vedere come Hey, how trovare... you doing, Einie? It's short for Einstein. Einstein, of course! Because he was a patent officer just like you. Perfetto, Einstein era dell'ufficio brevetti. Quindi, possiamo forse far odorare qualcosa
love my dad and grandpa, but I'm kinda happy I get my looks from mom. Possiamo far odorare. Vediamo. Nothing's changed. I guess I haven't messed up my dad's future yet. It's a good idea, but I already know where my dad is. And when. Perfetto. Possiamo far vedere forse la foto del papà. Prima run. No, in realtà questa è la terza run. I don't think that picture's gonna do anything but confuse people. Ah, tu dici è la prima volta che lo giochi? Sì, è la prima volta che lo gioco, però questa è la terza puntata, come ben sai. Vabbè, ma non è tanto difficile, Mirko, come avventura grafica. Sì, è la prima volta. I'm not so sure I want to stay in a place that welcomes transients. Ma il bello è quello alla fin fine. Sorry, boss. Get out of here. How about you? Huh? I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it? I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. He's my employee. He's very busy today. Since you're Arthur's boss, you know where he is, right? He's at the, office. Where's the office? I forget. So when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he can leave the office. Hey, you missed a spot. Isn't that Arthur McFly's hat you're holding? It was McFly's hat. Now, it's my peanut ball. Can I have some peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Hey, kid! Yeah? What the hell is that? Hey! What'd you do? Give me that hat, you lousy crook! Emmett! Quindi che fa col cappello? Lo deve far annusare al cane? Ma il problema non sono le noccioline. Oh no, letame. Lui odia il letame. Voi sapete che praticamente adesso dovremmo far annusare il cappello al cane. Dice Alessandra al You learn cane. how to move like that. Sandlot football. They used to call me the Streak. Get out. Perfetto ragazzi, Mirko Pella dice esattamente cosa non si farebbe per le noccioline, ma le noccioline tu lo sai che le noccioline contengono tantissime proteine e grassi vegetali, pensa un pochettino, e venivano chiamate anticamente la carne vegetale. Come direbbe Alessandrino, Alessandrino mangia noccioline da sopra e poi ovviamente sai bene dove le calcia, invece gli altri amano il letame, sì, è come Beef Turner ovviamente, le mitiche persone della famiglia Turner. Ovviamente adesso dovremmo far annusare il cappello ad Einstein, però c'è anche questa signorina, al momento credo che sia il caso di lasciarla stare. Ecco qua il cappellone. Grandpa may be a little wimpy, but he's got great taste in hats. Hey, honey, come here for a sec, boy. Hey, boy, can you find the guy who belongs to this hat? Where's he going? Only one way to find out. Vabbè, questo enigma era facile.
Eccolo qua l'ufficio. Huh. Deja vu. È l'ufficio della signora. Dove stava... Ed ecco perché il fatto della scarpa. Need any help? Never mind. Thanks for bringing us here, boy. We'll take it from here. Eccolo qua. Yeah? Who is it? It's McFly! Shh, I know! Hey, Arthur, can you come down a minute? Do I know you? We've got something for you. It's a A subscription to the Accountant Weekly. He won't come out if he knows why we're really here. No, right. Ha! I'm not interested. And besides, the boss won't let me leave the room. Sorry. Some other time. Ragazzi, qui dobbiamo trovare un'altra scusa. What now? It's me again. Please come down. Why? I'm your mother's great nephew. You mean my second cousin? Yeah. Glad to know you, but I can't leave this building till the boss says so. He's given strict orders. Sorry. Some other time. Credo che dobbiamo usare il registratore. What now? It's me again. Please come down. Why? We represent the law. You don't want to go against the law, do you? No, but I don't want to go against Kid Tannen either. And he ordered me to stay put till he gives the word. Sorry. Some other time. Ragazzi, questo non scende. Need any help? Never mind. Ragazzi, qui credo che serva, secondo me, il registratore. Vedete, abbiamo un citofono, abbiamo anche qualche altra cosa. Sì, credo che dobbiamo, diciamo... What now? Dobbiamo usare il registratore, It's credo. me again. Please come down. Why? We've got some important information for you, but we can't yell it. It's private. Then put it in a postcard and send it. I'm stuck up here till the boss tells me I can leave. Sorry. Some other time. Need any help? Never mind. Ragazzi, secondo me qui... We'll take it from here. Vediamo un attimo cosa abbiamo. Abbiamo il mandato, ecco qua numero telefonico di Casa Brown, taccuino di Doc. Forse possiamo fare così. What now? What do you think you're doing? I'm throwing the subpoena. You can't do that. You have to hand it to him. Ragazzi, secondo me dobbiamo tornare alla, diciamo, alla piazzetta. Tornare alla piazzetta e capire con l'altro Doc cosa fare. Ecco qua. Parliamo un attimo con Doc. Doc, Morty, how goes the escape plan? your younger self needs 190 proof booze to fuel his rocket drill. Well, that could be a problem. I know, we're both underage. Underage, nothing. It's 1931 and alcohol's been outlawed throughout the country.
Are you sure you're about to graduate from high school? I'm kidding, Doc. It was a joke. A joke? If I live to be 100, and I almost have, I'll never understand the teenage compunction to make a joke out of everything. Where have you been all this time? I missed you. I've missed you too, Marty. But I thought it was important to let you live your own life for a while, free from the insanity of time travel. I gotta admit, it was nice to not have my family history blowing up in my face for a few months. Besides, I've been busy raising my own unpredictable teenagers. So how are Clara and the kids? They're fine, fine. Right now we're trying to decide where to send Jules and Vern to college. Clara prefers the 2020s, but I'm partial to the 1960s. We're planning on visiting you and Jennifer in 2011 soon. Me and Jennifer? In 2011? Oh, forget I said anything. Ecco qua, vedete ragazzi, ci sono ovviamente delle problematiche, quasi sicuramente infatti Marty e Jennifer si sposeranno nel 2011, in realtà quindi tra un annetto mi sembra, non ricordo di preciso perché mi sembra che il gioco sia uscito nel 2010. E detto questo, ovviamente vedete il forte legame con Ritorno al futuro parte terza, cioè il fatto che lui si sposa Doc con Clara e Giulio e Verne praticamente sono i due figli dei Doc e Clara. Where did the DeLorean come from? The last time I saw it had been smashed to pieces by a train. It's a fantastic story. Do you remember when the DeLorean got struck by lightning in 1955? Yeah? Unbeknownst to either of us, the lightning produced a temporal duplicate of the time machine, one that was tossed 70 years into the future. What? I found out about it during a trip to 2025 and recovered it just in time to stop Griff Tannen from vandalizing the time stream. Heavy. So that DeLorean... It's for all intents and purposes the exact same machine as the original. Plus or minus little bells and whistles I've added over the years, of course. So, what were you doing in 1931 anyway? Oh, nothing terribly exciting. Indulging in a little personal nostalgia, picking up a few rare out-of-print books to surprise Clara on her birthday, solving a historical mystery or two. The usual. The usual? You lead a pretty unusual life, Doc. It's an unusual universe, Marty. I hate to tell you, Doc, but your last time departed display is on the fritz. It is? So how did you find me? I found one of Edna Strickland's shoes in the DeLorean. How did one of her shoes get in the DeLorean? Einstein took it from her. He did? How strange. Heidi almost never attacks people. Not without a good reason, anyway. Ok. How'd you wind up in jail in 1931 anyway? During my trip to the past, I decided to look into one of Hill Valley's unsolved mysteries. The fire at the speakeasy. Exactly. I thought I was safely hidden across the street. But when the fire started, there was a tremendous explosion, and I was knocked unconscious by a stray brick. When I woke up, I was here in jail, charged with arson. That's horrible. I know. Worse yet, I still don't know who started the fire. Perfetto, quindi è stato praticamente tirato in ballo. Guess who I bumped into at the soup kitchen? My grandfather. No! Don't worry, I didn't talk to him or change his future or anything. Good. I wish I could, though. This era's Tannen is treating him like dirt. Don't worry. If history plays out as it's supposed to, he'll soon be out from under Kit Tannen's thumb and free to live out his life as a humble accountant with your grandma. What was her name again? Sylvia. Right, Sylvia. Perfetto. What's the story with this kid Tannen jerk anyway? Biff's father? By this time next year, he'll be pulling down a life sentence in San Quentin. There was even a song about it. Wait, if Biff will be born in 1938, and Kid will be in prison... As I recall, he escaped from prison in 1937 for about 3 hours. That's a busy 3 hours. No kidding. In 3 ore animate per far nascere il ragazzo. What do you know about Edna Strickland? Edna, we never really socialized when I was younger. She was a few years older than me, and we traveled in different socioeconomic circles. Why do you ask? She thinks you're a hero for burning down that speakeasy. She's doing a story on you. A story? Oh, yes, now I remember. Ask Edna, the etiquette column that doubled as a pro-temperance soapbox. She believed that the consumption of alcohol would inevitably lead to a complete societal breakdown. Sounds like a fun gal. You should have seen her when the hippies started showing up in the 60s. She just somehow lost her mind.
That would explain a lot. I know this really isn't the right time or place, but I found your notebook. Ah, so that's where I left it. Why'd you bring it here? Because the bank's selling off all your stuff. They can't do that. That's what I keep trying to tell him. Well, you hold on to it for safekeeping. We'll deal with my financial situation in 1986 after we save me from a grisly death in 1931. Allora Mirko Papella ragazzi dice sto mangiando un avocado, che ne pensi? Allora caro Mirko, l'avocado è un ottimo frutto, ma è un frutto molto grasso, contiene tantissimi acidi grassi, quindi dovrebbero essere poli e monoinsaturi, quindi di veloce assimilazione. La problematica però è che se tu hai un'intolleranza al grasso, quindi metti conto hai degli adipociti che velocemente si gonfiano di acqua e o grasso, questo può essere fortemente deleterio per il tuo corpo, quindi casomai la mattina ti consiglio o una verdura a foglia verde insieme al caffè, oppure un frutto dolce come una mela o una banana. L'avocado, secondo il mio parere, è troppo grasso, poi bisogna vedere, ti ripeto, se tu diciamo tendi a prendere velocemente peso oppure no. Se non tendi a prendere velocemente peso e quindi vedi metabolizzi quasi immediatamente i grassi, ok, va bene l'avocado. Se invece tendi a prendere peso, non ti consiglio secondo me l'avocado. B, C, D, D, Mirko. Hang in there, Doc. Not the best choice of words, Marty. L'avocado però aumenta anche il testosterone, quindi potresti avere un'erezione mentre mangi l'avocado. La problematica è che nel momento in cui non hai qualcuno con cui diciamo unirti, questo può essere un problema e può ricadere nella cosiddetta manina. Maestro, no maestro Mirko Papella, perché sei tu il maestro di te stesso. Ce l'ho già, la manina, no, e la manina va bene quando uno è piccolino, ecco qua, ma quando uno diventa grande la manina non va più bene, quindi preserva le tue energie per quando troverai la fidanzata. Allora per via della tua live, ce l'ho già, per via della tua live, no Mirko, non devi dire queste cose, io ti ringrazio di queste cose qua, ma tu devi trovare una fidanzata o un fidanzato che vada bene ovviamente per le tue esigenze, ma soprattutto questo rapporto non deve sfociare come quello là, ti ricordi della signora di 65 anni che per quanti anni erano, 20, 15, 20 anni, ha avuto un rapporto a distanza e addirittura dava dei soldi a questa persona che in realtà non era la persona che credeva, ma devi trovarla anche nel virtuale, ma poi ti devi trasferire dal vivo, altrimenti cosa fai? Hey, cue ball. What? The truck just arrived with a fresh shipment of, soup. Soup? Soup? Well, this is the regular soup, and this is the special soup. Right. Special. Hey, what are you doing? I'm spicing up the soup. It's my secret recipe. Listen, this ain't the Savoy, and we ain't here to feed these bozos no fancy soup. The boss has got a business to rebuild, so knock off the goofing and mind your post. All right. Just try the soup. Well? I can see why you want to keep this a secret. Che schifo. Excuse me. You talking to me? So this place used to be a soup kitchen. What do you mean used to be? Despite recent changes in ownership, this joint is still available for the purposes of distributing food to the needy and the not so well-to-do, and no other purposes whatsoever. Right. What's a tough guy like Kid Tannen doing running a soup kitchen?
Mr. Tannen purchased the soup kitchen from the Sisters of Mercy in an effort to repair his reputation as a respectable community figure after his fine name was besmirched by the malignant and malicious the actions of the misguided vandals that done burned down his place of business. His speakeasy. I cannot confirm nor deny any claims of so-called illegal bootlegging at the just eat your damn soup, pipsqueak. Why's the soup in a barrel? 'Cause it's hard to ladle off the floor. Could I have a bowl of soup? You're a soup kitchen. What do you think? What kind of soup is this? It tastes like... Scrolle ribolita? I was gonna say week-old cabbage. Everyone's a critic. Look, all I got to work with is this 2-bit soup in a barrel and spice rack that hadn't been restocked since the Coolidge administration. What do you think I should do to perk this slop up? Let's see. Have you tried... salt? Salt? What do you think, it's too bland? Too mild? I didn't put too much pepper in it, did I? I just think it could use a little more salt. No accounting for taste these days. Perfetto, quindi ha spostato. Ha spostato, vedete, tutto il barile. The kitchen's for management only, rummy. Whoa! Perfetto, quindi lui sta facendo delle cose. E che cosa possiamo fare? My grandpa may be a little wimpy, but he's got great taste in hats. Qui stiamo... I don't think that would be interested in Arthur's hat. Looks like these pipes go into the basement. Perfetto. Cosa consigli contro i pruriti? Lavarti ed evitare i lavarti ed evitare vabbè, ho capito, devo spingere la porta. Lavarti ed evitare cibi piccanti, tra cui anche l'avocado, perché l'avocado può portare allergia, quindi non mangiare troppo avocado. Non era per te, allora il problema dei pruriti può essere dato da I've allergia. got some more ideas about your soup. Do tell. Let's see. Have you tried... Allora, l'avocado, caro Mirquavella, può portare allergie. Se per un'altra persona, questa persona non deve mangiare roba che possa portare allergie, e anche per esempio tipo anche le spezie, vedi, sale, pepe, tipo paprika, peperoncino, o anche lo stesso pepe può portare allergia. Quindi attraverso anche il suo medico curante bisogna vedere se può fare un'alimentazione fortemente a base vegetale, tendenzialmente cruda, anche addirittura i legumi possono portare allergia. Carnazzone dice: ti pare l'ora di fare la live? E al momento, a quest'ora, posso, diciamo, dedicarmi a questo mio interesse, caro Carnazzone. Mi ricordo che Carnazzone è incredibile, davvero incredibile, ma soprattutto si è alzato alle 6:18, quindi questo ovviamente ci fa molto piacere. Vedete ragazzi che cosa fa? Sposta lo scaffale e dottor Giocherellone, ma è così. E poi ovviamente lavarsi sicuramente non con e blocca tutto. E quella porta dove va? Va in cantina praticamente. No way I'm gonna keep that door open without some help. Quindi c'è Doc. Huddle up, Emmett. Huddle? Just listen up for a second. Emmett, I can't get into the door over there. Those tables are jamming it shut. The door? So your plan is to just waltz in there and take a barrel of alcohol?
No, of course not. That would be stupid, right? I'll say. Still, I'd like to get that door open. I can't do anything from out here. Well, it's a simple matter of physics. A lever, some sort of stop. Let me see what I can come up with. Vedete? There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Ma non fai niente, Doc, caro. Il Carnazzo dice pazzi furiosi. Ebbene sì, 18 come There's no 200. way I'm gonna keep that door open without some help. Ma che stiamo facendo, caro Doc? Si è chinato, pronto a soddisfare. 18 come suoi centimetri. Non gli starà mettendo il ecco, vedi. Io credo che però... Ah, quindi forse alla cantina bisogna andare da quest'altra parte. I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. E no, Mirko, non dire queste cose. Non dire queste cose, caro Mirko. Vedete, Doc in realtà è pronto praticamente ad entrare. Proviamo ad entrare così. No, ragazzi, vedete, non riesce praticamente ad entrare perché serve un perno, There's qualcosa. no way I'm gonna keep that door open without some help. Ma il problema è che adesso, per esempio, Doc Emmett non me lo fa nemmeno vedere, vedete. Vedete, non me lo fa più identificare. Ormai siamo intimi. Ma voi vi prende a sinistra o a destra? Mirko, a me prende a centrale. Per censurare, sì, Mirko, vabbè. Eureka! Ah, ha trovato praticamente. Vedete che fa, guardate. Cosa fa? Ah, quindi fa scendere. Ok. Perfetto. Ah, avete capito quindi cosa ha fatto, guardate. Quindi ha bussato sulla tubatura. Vedete cosa fa? Con il registratore. Perfetto. Vedete, ragazzi, quindi molto semplice su questo. Avete visto, continuano a scaricare. La tecnica dell'orientamento del banano non sbaglia. La tecnica dell'orientamento, vabbè, è un enigma abbastanza facile. Cosa bisogna fare? Bisogna far scostare lo scaffale con i barili, battere sopra alla tubazione e andare praticamente in cucina. I still think the soup needs more flavor. Vedete, ragazzi, guardate qui sopra. Quindi adesso bisognerà praticamente battere sulla tubazione. Perfetto. Ah, Miss Strickland, come for some more soup? Come now, Mr. Donnelly. You know I wouldn't set one foot in this mockery of all that is good and decent if the poor of Hill Valley weren't so dependent on Mr. Tennant's overblown show of generosity. Was that a yes? Just give me the soup before I gag on the hypocrisy. Perfetto, in questa maniera, come potete vedere, gli dà Tell the dell'alcol. boss you said hello. I'll just bet you will. Perfetto. And they picked up the barrel of hooch. Now all I have to do is to get it from her somehow. Perfetto, ma io non ho capito il fatto di tenere aperta la porta. Cioè, mi va anche bene perché Doc praticamente che ha fatto? Pretty neat, Doc. Vediamo. Nope. I'm still not getting through here.
But at least those tables are propped up now. Ah, per non fare in modo ovviamente che in questa maniera i barili potessero cadere. Emmett. Yes? Oh, that's interesting. Just a little mechanical ingenuity. In the end, the door is open. Yeah, good job. Obviously this kitchen isn't the speakeasy. Dice Mirko Papè, la tecnica di quanto è scema la faccia di Martin, ma la faccia anche dell'attore. The existence of a hidden establishment of ill repute. Perhaps in the basement. Right, that might explain the elevator. Vedete ragazzi, quindi Martin ha praticamente la faccia di Michael J. Fox, è così proprio Michael J. Fox. Vabbè ragazzi, io credo che qui abbiamo fatto di tutto. Abbiamo fatto di tutto. E ovviamente ce ne possiamo andare. What is it, kid? So this place used to be a soup kitchen. What do you mean used to be? Despite recent changes in ownership, this joint is still available for Vive the purposes of vive proletari, distributing dice food to the Marco needy Carnazzone, and the Marco not so Carnevale, well-to-do. No other Marco il purposes whatsoever. proletariato, il proletone. Mind if I look around a bit? No. Ok ragazzi, dobbiamo recuperare sicuramente. Ok, vedete, non succede niente, in realtà qui abbiamo fatto tutto, credo. E quindi dobbiamo recuperare da Edna il barilotto. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. I'm afraid I haven't much time. The meeting of the Stay Sober Society is due to begin very soon. You asked me to tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit from my soup cycle? The Stay Sober Society. That's right. They'll soon be gathering at the Brown estate, and we haven't provided refreshments. I can't get over the generosity of your friend Emmett, volunteering his father's house for our meeting. Huh? Oh, wait there! Michael! What in the name of Thomas Alva Edison do you think you're doing? Don't you get it? You need alcohol to run your drill, right? Those bootleggers at the soup kitchen won't let us get our hands on any of their hooch. But we can get Miss Strickland to pick it up for us and deliver it right to your door. No, out of the question. Why? I can't just let strangers invade my parents' house. What do we know about these people? They're a bunch of really great guys. We don't know that. They're sober. It says so right in the name. Well, okay, but Pop needs his peace and quiet at the end of the day. This meeting is sure to be too noisy for him. They'll be quiet. You'll be quiet, right? Oh, yes! I play my tambourine very softly. You hear that? Yes, but What? it's still impossible. Think of the Stay Sober Society. What'll happen to them? They can all fall off the wagon for all I care. Okay, forget the whole thing. We don't have to test your rocket-powered drill tonight. We don't? No, I'll take the train back to Washington and I'll tell the folks at the office to give the patent to Dr. McCoy. Wait! You will instruct the members of the society to wipe their feet before they come inside. Then you are Emmett Brown. I thought as much. You have such a righteous face. Edna Strickland, I don't know how to thank you for your generosity. Pleased to meet you. The feeling is mutual. Ecco qua ragazzi, Carnazzone dice il nano più birichino I've got a sbircialo. bad feeling about this. You worry too much, Emmett. Now all we gotta do is serve that subpoena, and we're off to build your rocket drill. And get my patent. Yeah, your patent. Perfetto ragazzi, il brevetto. Any idea where we could find Artie? Not a jot. If only we had a way of tracking him. Ma in realtà l'abbiamo già trovato.
We'll get that subpoena delivered. Ragazzi, dobbiamo quindi dare il mandato in una maniera o nell'altra. Intanto il Turner è praticamente sceso. Che cos'è questo Matches? Appena svegli vengono idee strane, tipo che vorrei andare nella zona safari di Pokémon Blu e te lo porterò allora dopo Pokémon. Dopo ti porterò il Pokémon. Well, well, look who's back. They say rats always return to the scene of the sinking ship. Get him, Matches. Prendilo, Matches. Corri, corri. Ecco Einstein. Vedi come corrono le persone? Si attacca e che fa? Come down from there, you son of a bitch! Right? Right now! That's an order! This hat belongs to Don't my make me grandfather. angry, Smucko! Perfetto, e cosa fare? Get Einstein, help! lay off! Get away from me, you crazy mutt! Go away, dog. We're busy here. Go on, scram. E quindi se ne va? Hey, where'd he go? You let him get away, idiot! No, ma dovrò fare, credo, qualcosa quando sono lì sopra. Mi ricordo, Papella gli ha detto una brutta parola. Sacchiamo la live, eliminiamo il VOD. E sicuramente ha detto la brutta parola, tu dici? Ha detto la brutta parola. I'm not so sure I want to stay in a place that welcomes transients. Hey, Hey! Vabbè, capisco questa cosa qua. Einstein ti fa praticamente scendere. Sì, ok, vediamo la brutta parola. Ma c'è una matita fluttuante, avete visto? C'è una matita fluttuante, forse è un errore grafico. You can't get away that easy. Nobody puts one over on Kid Tannen and lives Vedete ragazzi, dobbiamo fare... to tell about it. You're dead meat twerp. Quindi dobbiamo usare qualcosa. I don't want to Start record them right composing your now. epitaph now, 'cause I'm gonna Ah, carve it into your scendi, scendi, face ho in capito. bullet. Ho capito, dobbiamo usare il registratore. Get Ho capito. down here. You're only making it worse for yourself. The longer you stay up there, the longer. Ecco qua. What do you think you're doing up there, you scrawny little runt? Get down here Vabbè, right facile. now. Sì, devo registrare. I don't think they're in a Down talkative from mood there, right you now. son of a bitch. Right Perfetto, quindi devo praticamente adesso chiamare Einstein. Scusate. now. Order. Devo Don't make me chiamare angry, Einstein. Smucko. Get down here and face the music. Ecco qua. Hey, Einie. Bravo, registrarlo, usarlo per farci vedere quel citrullo con la voce registrata. Alessandro ci avrebbe aiutato, il king delle avventure grafiche. E no, qua stai attento, caro Carnazzone, perché in realtà il re delle avventure grafiche è più Mirko Papella, è più Mirko Papella, quindi attenzione, perché Mirko conosce le avventure grafiche. We'll get that subpoena delivered. Alessandrino non ci merita, ma Alessandrino purtroppo non vuole venire su questo social perché per problemi in primis di connessione, nel senso che lui non ha problemi di connessione, si può collegare solo ad alcuni siti. Poi c'è un problema di banning che ebbe dal portale. Sì, ci sta deludendo sicuramente, ci sta veramente deludendo Alessandrino. What now? Vabbè ragazzi, quindi ovviamente abbiamo capito di usare il registratore con Arthur. What do you think you're doing up there, you scrawny little runt?
Kid down here right now! It's Kid. Right away, boss. Perfetto. Ah, where's Kid? Diamo subito quindi questo mandato ad Arthur. Arthur McFly, Yeah? got something for you. Thanks. A subpoena? Ordering you to appear in court and provide evidence in the investigation into... Kid Tannen? Take it back! You can't get rid of it, Mr. McFly. Once you've been served, it's your duty to report to the court at the earliest possible time. Failure to do so could lead to a warrant for your arrest. Arrest! But Kid'll kill me. Stupid, stupid Artie. Holy cats, what am I gonna do? I suggest you avail yourself to the protection of the court. Oh gosh, oh gosh. Ah, sono le 4. E quindi cosa succederà? Vai, We've Ned. served the subpoena and gotten a barrel of booze delivered to your house. Looks like we're off to your lab to build your rocket drill. You do have a lab, right? What kind of future patent holder would I be without a lab? Come on. Perfetto. Grande, grande, grande. Enigmi abbastanza facili. I'm off to get the rocket drill. Good. Come on, let's go. Time waits for no man. Il tempo non aspetta, ragazzi, è così. Are you sure this is gonna work, Emmett? Don't let the ramshackle nature of my laboratory fool you. If all goes according to plan, we'll soon be in possession of the most powerful rocket fuel known to man. That's great. How? Well, it's very Mirko. simple. This crankshaft induces a powerful direct current into the electrolysis chamber, producing hydrogen, which must be periodically released into the primary distillation barrel. While tending to the hydrogen, we'll also need to regularly sprinkle these shredded protein flakes into this aquarium of tuber bacteria to generate the necessary nitrogen to catalyze the reaction. Cool. Oh, hot! Extremely hot! The temperature of the reaction must be kept at a steady temperature of 623 degrees Kelvin by carefully pumping these bellows. Any questions? Allora, Mirko Papera dice: ci sta deludendo Alessandrino. Sì, il problema di Alessandrino è che mi sembra prenda la connessione, visto che abita, allora, mi sembra che abiti sopra alle poste, a un ufficio delle poste, quindi gli arriva la connessione wireless, però ovviamente ha dei problemi di connessione, nel senso che sia un po' troppo lenta. Su questo potresti addirittura trovare dove abita Alessandrino vedendo quali sono gli uffici postali di Rimini. Vabbè, detto questo, a parte ovviamente questa cosa che non consiglio di fare, Alessandrino so che prende la connessione ovviamente gratuitamente, scusami un attimo, ma è anche giusto, nel senso che se tu mi rilasci una connessione gratuita e non c'è bisogno di password, oppure conosco la password, qual è il problema? Ci saranno le signorinelle nel suo laboratorio? Non credo. Gosh, dice Mirko Papella, una trivella per, ok, domando scusa, la peretta, quella che un tempo si metteva nel di dietro, ma la si mette ancora. Altra violazione di privacy, mi vuoi mandare in galera? No, figurati, Alessandrino disse che lui abitava sopra l'ufficio postale, lo disse lui, quindi non è che l'ho detto io, ne lo siamo andati a cercare, però è normale, gli uffici postali di Rimini quando saranno 5, 6, 10 è facile ovviamente, quindi scrocca il wifi e le poste, ha messo i filtri, potrebbe essere che ha messo i filtri, usasse un web proxy, ma non so se lo sa usare. Mettiamoci al lavoro, sì certo, aiutiamo Alessandrino, ma mi sembra che, infatti Alessandrino mi sembra che entrò praticamente dentro ovviamente al portale viola e poi fu bannato praticamente, non so per quale motivo. Emmett? Why is there a brace of drunkards gathering on our lawn? Sweet fancy Moses, it's my father! So? So, he doesn't know I'm engaging in acts of scientific exploration in here. He thinks this is where I go to pour through my law books. Oh. You tend to the reaction. I'll try to get rid of him. Tend to the what? Can't we just start over after he's gone? It's too late. The reaction's already started. Don't worry. I'll try to help you out where I can. But... coming, Father! Father! Don't you father me, child.
This isn't food for thought, Pop. It's gruel. You don't know what. Listen to the words I'm emphasizing. Don't you turn your back on me. Perfetto, dobbiamo quindi... Don't you have a release valve on your mouth somewhere? You don't know what. There is a flame inside me that cannot be quelled by your legalistic gobbledygook, Father. What did you do? Emmett, who are you talking to in there? No one, Father. This may come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. You don't know what. Just pay attention to what I say. Emmett, I'm not through with you yet. E beh, scusami un attimo, quello aveva detto che vai con la rotella. A rotella, perfetto, ok. Allora forse prima i batteri. Facciamo al contrario. Perfetto. I thought you were a scientist. Emmett! Is it my fault if I don't get a spark out of laws and statutes? You don't know what. Don't touch anything until I tell you to. Emmett! Ragazzi. Go feed the ducks, Father. Listen to the words I'm emphasizing. Emmett! Ok, perfetto ragazzi, ma che dobbiamo fare? Spargi il cibo. If I don't get a spark out of laws and statutes? You don't know what. Infatti, abbiamo queste tre cose. Allora, non possiamo fare questo. Rilascia la pressione gassosa. Ok, perfetto, quindi. Ok, perfetto. Ho capito tutto. Bisogna ruotare le poste, dice Mirko Papella. Bisogna ruotare la manovella. Quindi secondo me dobbiamo fare la manovella. E abbiamo acceso il circuito. Ok. Just pay attention to what I say. Emmett! Perfetto, il circuito Z il circuito Z del catalizzatore, del flusso catalizzatore. Perfetto, pressione alta. Rilasciamo la pressione. Perfetto, la pressione va qui sotto, perfetto. Ah, no, capito. Non era il flusso canalizzatore, sì, il flusso di fatti canalizza. Bravo. Canalizza l'energia, quindi praticamente dobbiamo attizzare, secondo me, il fuoco. Perfetto. Don't touch anything until I tell you to. Emmett! Why don't you go feed the ducks, Proviamo a Father? rilasciare la pressione con il fuoco. Listen to the words I'm emphasizing. Allora, ho capito, dobbiamo fare manovella. Quindi elettricità. Ok.
What did you do? Hey, mate! Allora, manovella. Andiamo con il cibo per This may come batteri. as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. You don't know. Perfetto, perfetto. Tutti i batteri hanno rilasciato questo. Perfetto, è tutto carico. È tutto carico. Ok. Just pay attention to what I say. Hey, mate! Perfetto. Quindi andiamo, attizziamo il Maybe I should fuoco. just get struck by lightning. Would that make you happy? You don't know what. I thought you were a scientist. Hey, mate! E quindi dobbiamo adesso rilasciare il gas dei batteri. Why won't you release me from your unattainable expectations? You don't know what. Someday you are. No, allora. Don't touch anything until I tell you to. Hey, mate! Allora forse batteri. Is it my fault if I don't get a spark out of laws and statutes? Perfetto. Perfetto. Listen to the words I'm emphasizing. Hey, mate! No, si spegne. Si spegne qualcosa. What did you do? Hey, mate! Perfetto, bello alto. Proviamo. Allora adesso. Just pay attention to what I say. Hey, mate! Io credo che quando dica questa cosa lui ci blocca con... Vedete, ha fatto un passaggio in più. Ha fatto un passaggio in più, quindi credo che adesso... You have no idea what kind of pressure I'm under. Perfetto, pressione altissima. No, allora, ma cosa sta succedendo in questo canale? Questo anale. Mirko, qui parole che ovviamente si vanno a ripercuotere sulla tua moderazione, dobbiamo dire la verità, non me lo aspettavo, voglio dire la verità. No, ragazzi, io devo visionare la soluzione, devo rivedere la soluzione. Vediamo un po'. Allora, azionate la manovella per la scarica elettrica, aprite la valvola di sfogo, soffiate sulla fiamma e alimentate la cottura batterica. Quindi, ok, perfetto. Quando avranno a che fare con la pressione, gas release, reazione alla valvola di sfogo, quando avranno a che fare con calore e fuoco. Ho capito, quindi è più complesso, è più complesso. Mirko, è stato un errore di battitura, devo rivedere, quindi stai ammettendo che lo hai già letto prima di non far brutte figure là. Certo, leggo sempre, molto grave o molto greve. Vediamo che ci dice Emmet, quindi quello che dice Emmet non è isolato, quello che dice Emmet, sentite.
did you do? Emmett! Vedete, adesso quello che dice Emmett non è isolato. Law may be your burning passion, Father, but it is not mine. Just pay attention to what I say. Emmett! Perfetto. Maybe I should just get struck by lightning. Would that make you happy? Sentite bene cosa dice Emmett. I thought you were a scientist. Emmett! Perfetto. Can't you see this is eating me up inside? Vabbè, abbiamo alimentato la pressione batterica, perfetto. You know who invented fire pop? I don't E non know ci ha either, but detto you can be damn niente. sure it wasn't a lawyer. Vedete, non ci ha detto niente perché dobbiamo fare qualcosa. Don't touch anything until I tell you to. Emmett! Vabbè, ma non mi stai dicendo questa cosa qua. Why won't you release me from your unattainable expectations? Ragazzi, che dire, secondo me mi conviene leggere prima la soluzione senza tediarvi. Facciamoci un salvataggio, secondo me. Facciamoci un salvataggio perché non ce ne usciamo, non ce ne stiamo uscendo bene, secondo me. Non ti tedio. Vado praticamente qui sopra a salvare praticamente la partita e a sovrascrivere appunto il tutto. Anzi, così è umano, certo sarà pure anche umano. Mirko Papella, caro Carnone, io adesso faccio 2 minuti di pausa e torno di nuovo con voi con un altro videogioco. Ecco qua, saluto ovviamente tutti quelli che hanno partecipato alla live, quindi Mirko Papella e ciao Carnone, invito gli altri a iscrivervi sui miei canali, trovate i link nel box informazioni, ragazzi, quindi nel link in box informazioni trovate tutti i miei social. What did you do? Trovate tutti quanti i miei social, iscrivetevi, donate, abbonatevi, condividete, mettete mi piace, lasciatemi commenti. Tutti i links, pensate, 2 minuti di pausa e torno con un gioco per Mirko Papella, tra pochissimo. Ciao a tutti e a tutti.